Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi analisi del secondo trailer di Jurassic World La Rinascita. Alla fine vi darò un mio parere. Parto già col dirvi che non è propriamente positivo, ma ovviamente è solo un mio parere. In ogni caso possiamo già partire. Il trailer si apre col flashback del Distortus Rex, con la scena in cui probabilmente per qualche motivo, vediamo anche il perché, hanno abbandonato l'isola. Come ho già detto nel video precedente, in questo trailer vediamo il logo InGen qui e qui. Quello in basso confermo che a mio parere non è per niente adatto, sembra messo un po' a caso e non c'è armonia nel suo design. L'intera struttura non riesco a togliermi dalla testa che non c'entri con la Biosyn, e visto tutte le volte che la Biosyn si è infiltrata nella InGen fino al punto da utilizzarla per i suoi scopi o addirittura collaborarci, direi che questo laboratorio ha la tecnologia Biosyn, probabilmente data dalla Biosyn stessa all'epoca. Inoltre, come dissi già più volte, vediamo anche il triangolino tipico della Biosyn. Il trailer poi continua con la scena che abbiamo già visto e analizzato. Il Distortus Rex probabilmente si mangerà l'uomo rimasto bloccato dentro. Vediamo poi queste tute che servono ad impedire di respirare sostanze teratogene e la scena si chiude qui. Le sostanze teratogene sono delle sostanze che cambiano dei geni o il DNA. Da quello che ho capito io, non sono un esperto, ma ho capito che sono sostanze che possono portare alle mutazioni. Di fatto è quello di cui parlano nel film. Veniamo a scoprire che l'isola ha almeno 24 specie vive e dopo andremo a capire quali saranno. E sentiamo Zora dice che i proprietari del parco facevano esperimenti. Se davvero quest'isola serviva per un parco, mi sento di confermare la teoria secondo cui l'isola serviva per il Jurassic World e la usavano per fare esperimenti per creare mutanti e ibridi, probabilmente per il parco. Vediamo per la prima volta i Mutadon, o meglio una versione non finita dei Mutadon, e poi la scena del T-Rex all'inseguimento del gommone nel fiume. Scopriamo poi che un intero branco di titanosauri esiste sull'isola. Io a occhio direi che sono almeno 60 individui quelli presenti in questa inquadratura, e scopriamo che la parte arancione del loro design non è tipico di questi individui. Magari si trova solo sugli individui maschi, oppure magari sui capi branco, oppure vanno totalmente a caso, non si sa molto su questa caratteristica. Rivediamo la scena dei Quetzalcoatlus, scoprendo che il tempio è piuttosto alto. Dal trailer precedente a me sembrava, a parere mio, abbastanza basso, ma in realtà è parecchio, parecchio in alto. Vediamo poi l'incidente in elicottero che sapevamo ci fosse, anche se credevo l'avrebbero subito i nostri protagonisti. Invece, a vederla così, direi che forse lo subirà qualcun altro. Vediamo in seguito Loomis, che spara un razzo in cielo, e un probabile elicottero che arriva, quindi c'è da supporre che scappino in elicottero. Vediamo finalmente l'Aquilops, molto carino devo dire, ma c'è ancora da capire come lo incontreranno e soprattutto che fine farà. Vediamo un pochetto meglio il Distortus Rex nella sua forma adulta, abbastanza inquietante, e vediamo poi una scena dei Mutadon, che sono decisamente migliori di quegli esperimenti nelle capsule, e la scena mi ricorda molto il mondo perduto, quella di Ian e Velociraptor, che si trova verso l'ultima parte del film, poco prima che scappino dall'isola. Il trailer si chiude poi con la scena del mosasauro che li attacca, attuando una tecnica molto intelligente che mi piace, ovvero spingerli contro le rocce. Detto questo, non c'è molto altro da dire, è un'analisi abbastanza breve, ma perché di fatto sono tante cose le abbiamo già analizzate, tante cose si sapevano già e non ci sono molti altri dettagli particolari. Sono felice che il trailer non ci abbia mostrato molto altro, sempre che quelle viste non siano le uniche scene nel film e di conseguenza che ci abbiano fatto vedere già tutto quanto, come il secondo trailer di Jurassic World il Regno Distrutto, ma voglio sperare di no e sperare che ci sia altro. In ogni caso, questa era l'analisi. Passiamo a degli argomenti secondari. Innanzitutto volevo ragionare su quali specie presenta l'isola. Come detto sono almeno 24 e direi che possiamo tentare una seconda volta di capire quali saranno, anche se dubito che le vedremo tutte. Abbiamo il titanosauro,
tirannosauro, spinosauro, mosasauro, il parasaurolofo, il quetzalcoatlo, il dilophosauro e l'aquilops. Queste sono quelle che vediamo nei vari trailer. Poi sappiamo dai rumor che dovrebbe esserci il triceratopo e la Dr. Pepper ci mostra un nuovo design di anchilosauro, quindi presumibilmente c'è anche lui. E siamo a 10 specie. Non so se nelle 24 siano incluse anche specie nuove mai esistite, quindi appunto Distortus Rex e Mutanon e forse anche altri. Nel dubbio inseriamole nella lista e quindi siamo a 12. Quali potrebbero essere le altre 12 specie? Le vediamo tutte? Rispondendo alla prima domanda, in un precedente video teorizzavo per diverse ragioni che avremmo potuto vedere il Nasutoceratopo, il Purrosauro, il Velociraptor e il Maiasaura, di cui si parlava anche nei rumor. E siamo arrivati a 16. Ne vedremo altre? Non credo. Non è solito nei film di Jurassic Park e Jurassic World farci vedere tutte le specie catalogate su isole o cose del genere, quindi non credo. A parte al massimo altre 3 o 4 specie, mi sa che ormai abbiamo già visto un po' tutte quelle che vedremo anche nel film. Detto questo, passiamo ai pareri. Ovviamente è un mio parere, basato su ciò che vedo ora. Guardando il film potrei ricredermi, e spero vivamente che sia così, e soprattutto, per i più influenzabili, non basatevi solo su ciò che viene detto dalla critica o dagli altri creator, ma nemmeno nelle interviste o altro. Createvi la vostra personale opinione. Cosa ne penso io di questo film per ora? Che è un grandissimo no. Il film, se è quello che vedo nei trailer, credo proprio che sarà quello che meno mi piacerà. Anzi, rischia di diventare proprio un film che non dico potrei odiare, ma decisamente un film che non approverò. So che dopo un po' di tempo e con questo nuovo trailer sempre più gente si è convinta che il film non possa essere così male e lì barra vi capisco, sono convinto che il film piacerà anche a me, il problema è che non potrò farmelo piacere come film di Jurassic World o Jurassic Park. Ora mi spiego meglio. Per realizzare un film di Jurassic Park e Jurassic World non bisogna per forza essere chissà chi. Lo abbiamo visto con Trevorrow, che prima di Jurassic World conoscevano in pochissimi. Lo abbiamo visto anche per le specie nei film, quali Mosasauro o Dimorfodonte, dato che è grazie a Jurassic World che la gente li conosce, ma anche per quanto riguarda gli attori. Il nome Chris Pratt non era sulla bocca di tutti prima di Guardiani della Galassia o di appunto Jurassic World. Tuttavia ci sono alcune caratteristiche e dettagli che abbiamo imparato a conoscere un po' noi tutti fan e anche sembrerebbe che la maggior parte sia propensa a cambiamenti o cose del genere e anche se sembrerebbe che la maggior parte sia propensa a cambiamenti o cose del genere, per me realizzare un film di Jurassic Park non è solo metterci di mezzo la InGen e un T-Rex con il design dei primi film. Insomma, se dovessi vedere le cose nello stile di Jurassic Park e Jurassic World in questi trailer, la mia risposta è decisamente negativa. Non c'è niente di Jurassic, tranne la scena del T-Rex e il fiume. Questo devo dire che è in pieno stile Jurassic Park, soprattutto perché il T-Rex diventa di nuovo un pericolo mortale per i protagonisti. Tuttavia è l'unica cosa. Purtroppo non basta metterci un T-Rex, non basta mettere la InGen, non basta rimanere nel canone creato finora, o metterci qualche dettaglio di qua e di là, tipo i vari cartelli del primo Jurassic Park, perché il film sia un film di Jurassic Park o Jurassic World. Purtroppo questo film ha molto più di Godzilla dello stesso Edwards, ha molto più di Kong Skull Island, ha molto più di King Kong di Peter Jackson, c'è addirittura un po' di Star Wars con il Distortus Rex e ha davvero troppo di Alien. Che non per forza deve essere un male, ma il problema è che è tutto mischiato e tolgono la parte fondamentale, ovvero la parte Jurassic. Dov'è il Jurassic in questo film? Magari gran parte di voi lo vedono e sono felice per voi. Io ce lo vedo davvero poco, soprattutto per i Mutadon e il Distortus Rex. Infine, un altro elemento che mi sto chiedendo è dove sono gli animatronici? Questa critica è saltata fuori con Jurassic World nel 2015. Mi chiedo perché non stia saltando fuori anche adesso. Ok, che la CGI è decisamente migliore, ma in un film di Jurassic Park io spero anche in effetti pratici. Questo è forse il punto che ha meno importanza? Non necessariamente devono esserci,
ma già che lo hai reso poco Jurassic, mettici almeno un animatronico di qua o di là. Quantomeno c'è un parasaurolofo morto, però, quindi non può fare niente, vabbè. Detto questo, vi prego non odiatemi, è solo un mio parere, sono aperto in qualsiasi momento a richiedermi in quello che sto dicendo, io faccio fatica però a vederci qualcosa di positivo. Era successa la stessa cosa con Jurassic World di Dominio all'epoca del primo e del secondo trailer, c'erano scene davvero belle che non vedevo l'ora di vedere al cinema e che non mi hanno deluso, come ad esempio Malta o quelle nella Biosyn Valley, ma tutto il resto poi non mi convinceva molto. Ero andato al cinema sperando che fosse meglio di quello che avevo visto nei trailer e alla fine non mi è piaciuto molto. Non lo ritengo però un film brutto, ed è comunque nello stile Jurassic World. Questo, a differenza di Il Dominio, sembra poter essere tra i migliori film di quest'anno. A me piacciono molto le scene d'azione che sto vedendo e tutto il resto, e sono sicuro che mi piacerà, ma ha davvero poco di Jurassic, secondo me. Ma chi può dirlo? Nessuno. Ognuno ha la propria opinione, ha la propria visione del mondo e delle cose. Spero davvero di cambiare idea. Un ultimo parere, gli effetti speciali sono grandi, sono tanta roba, li sto amando. Siamo ai livelli di Il Dominio nelle parti a Malta o di Jurassic Park 3 con i Velociraptor e gli Pteranodonti, che erano quasi sempre CGI, ma sembra quasi di vedere degli animatronici a volte. Chiusa questa parentesi, io con i video posso finire qui. Non ho altro da dire, anzi, ditemi voi nei commenti, ripeto, non odiatemi, vi prego, ditemi voi nei commenti, risponderò a tutti quelli che riesco e vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Io sono Jurassic Paddock.